Specialist IT, ciao a tutti! Oggi parliamo di un argomento caldissimo, Microsoft 365 Copilot Chat e di come attraverso Microsoft Intune possiamo controllarne la distribuzione. Questo video sarà un po' più lungo del solito e lo definirei un approfondimento. Valeva la pena infatti spiegare il tutto in maniera un pochettino più strutturata. Prima di tutto perché questa è una cosa che interessa a praticamente chiunque abbia una licenza Microsoft 365. Secondo motivo perché l'esperienza di Copilot, volente o nolente, passa attraverso un dispositivo. Microsoft 365 Copilot Chat è un nuovo livello di offerta degli strumenti di Copilot che mette a disposizione la chat all'interno dei principali piani di licenza di Microsoft 365, oltre ad altre funzionalità come ad esempio gli agenti in modalità pay as you go, eccetera eccetera. Per i dettagli su quali sono i piani di licenza in cui Copilot Chat è inclusa e per una panoramica delle differenze rispetto ad un piano licenza di Copilot canonico, diciamo così, vi lascio in descrizione alcuni link alla documentazione, oltre a tutto il materiale che troverete sul mio blog itspecialist.cloud. Il focus di questo video quindi è come utilizzare Microsoft Intune per gestire il pinning di Microsoft 365 Copilot Chat sulla navigation bar e sulla taskbar di Windows, il tutto in maniera graduale e controllata. Fermi tutti, cosa sta succedendo? Niente di particolare in realtà. Questo è il me stesso futuro che sta editando il video che state guardando in questo momento. Mentre lo stavo montando, riguardandolo, mi sono accorto forse di non aver messo a sufficienza l'accento su un concetto che invece è fondamentale, ovvero la gestione del pinning di Copilot Chat attraverso Intune per un gruppo ristretto di utenti è un qualcosa da ritenersi opportuno e consigliabile solo ed esclusivamente per una fase di POC, una fase iniziale in cui lo accendete per la prima volta per un gruppo ristretto di utenti e serve a capire come funziona, vedere qual è l'esperienza e eventualmente da usare come supporto per preparare il materiale di formazione, di comunicazione, eccetera, eccetera. Una volta passata questa fase, quindi, visto come funziona, validata l'esperienza, preparato il materiale, il consiglio è 100% quello di abilitare il pinning per tutti, a livello di tenant, dal pannello amministrativo di Microsoft 365, quindi senza tutte le policy, la complessità delle priorità, dei settaggi del gruppo ristretto da popolare, eccetera, eccetera. A regime non è sostenibile, quindi abilitate il pinning una volta validata l'esperienza. Questo è il mio consiglio. Il video, quindi, e tutto quello che vedrete tra poco, è da intendersi come un qualcosa per informarvi su quali sono gli strumenti per la gestione del POC. Quindi intendetelo così e happy pinning! Ciao! Ripeto, qui si parla di Copilot Chat. Per chi ha una licenza Copilot vera e propria, diciamo così, il pinning è abilitato di default. Perfetto, iniziamo a definire cosa intendo per pinning. Si intende l'azione di puntare proprio l'icona di Microsoft 365 Copilot sulla barra di navigazione del portale e sulla taskbar di Windows. Vedremo insieme entrambe le cose, quindi rimanete fino alla fine del video perché oltre a parlare del pin sulla taskbar di Windows, capiremo anche come distribuirlo gradualmente e in maniera granulare anche a livello di navigation bar, quindi il tutto fatto con Intune. Inizio col distribuire l'app di Microsoft 365 Copilot, in questo caso io ho scelto di farlo tramite il Windows Store, vediamo. Ora serve configurare una policy di Intune per fare il pin della taskbar su Windows. Per fare questo mi serve prima l'identificativo dell'app, che poi andrò ad inserire all'interno della policy. Vediamo come recuperarlo con un semplice comando PowerShell. Ok, ora facciamo la policy per pinnare l'icona sulla taskbar.
Perfetto, vediamo il risultato. Nel prossimo spezzone di video notate come Copilot non sia ancora pinnato nella navigation bar. Vedremo dopo come farlo. Ok, l'icona è puntata sulla taskbar. Abbiamo portato a casa la prima parte di pinning. Ora vediamo come gestire il pinning sulla navigation bar. Per fare questo useremo delle app policy specifiche, ma prima vediamo la policy globale a livello di tenant e cosa succede quando la salviamo nel portale amministrativo di Microsoft 365. In questo caso io ho disabilitato globalmente il pinning perché voglio distribuirlo gradualmente, ok? Ok, ora andiamo su Intune a vedere cosa è successo a livello di policy di configurazione. Visto? Si è generata una policy tenant-wide che disabilita il pinning per tutti. Ora non ci resta che creare una policy che invece abilita il pinning per un gruppo specifico di utenti che piano piano possiamo andare a popolare in maniera graduale. Ok, policy creata. Ora devo fare una veloce inversione delle priorità delle policy. Questo perché in caso di impostazioni discordanti tra le due policy, infatti da una parte abilitato e dall'altra parte disabilitato, vince la policy con la priorità più bassa. Perfetto, ora andiamo a vedere cosa è successo sul nostro client di test utilizzato da un utente in scope rispetto alla policy che abbiamo appena fatto. A little longer than a few minutes later. Visto? In questo modo riusciamo a distribuire gradualmente Copilot Chat. L'idea potrebbe essere di creare una sorta di calendario di attivazione in cui abilitare batterie di utenti e affiancando il tutto chiaramente ad una campagna di informazione, una campagna anche di educazione dell'utilizzo dello strumento. Possiamo fare altro su Copilot con queste policy? Sì, con altre app policy, oppure per esempio con il settings catalog per quanto riguarda le impostazioni di Edge, insomma, Intune ci mette sempre lo zampino. Addirittura possiamo scegliere come mappare il tasto fisico sui Copilot PCI Plus attraverso Intune. Se volete che faccia un video su come mappare il tasto, scrivete nei commenti. E voi a che punto siete con la distribuzione di Microsoft 365 Copilot Chat? Parliamone insieme nei commenti. Grazie come sempre per aver seguito il mio video fino alla fine. Per nuovi contenuti vi aspetto qui sul canale YouTube, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, su LinkedIn e sul mio blog itspecialist.cloud. Grazie, a presto, mitici!